Benvenuti in ATH. Oggi per la rubrica consigli rapidi vedremo come preparare un cavallo prima di montarlo, ovvero quali sono le manovre di pulizia che dobbiamo effettuare prima di sellare un cavallo. Le manovre di pulizia sono molto importanti perché ci permettono innanzitutto di relazionarci con il cavallo e inoltre ci permettono di controllare che il cavallo non abbia dei dolori, non abbia delle ferite, che si può essere procurato in box piuttosto che in paddock. Ci permettono insomma di dare un controllo, di fare un controllo generale sul nostro cavallo. Abbiamo preso Thor, che è appena rientrato dal paddock, quindi ha un bel po' di sporcizia, a lui piace rotolarsi, quindi oggi gli daremo una pulizia prima di sellarlo. Vediamo come procedere. Nel caso in cui avessimo del fango magari che si è seccato con il tempo, utilizzeremo una striglia di ferro perché questa ci permette di togliere le parti più resistenti chiaramente di fango. Una striglia come questa ci aiuta anche nel caso in cui avessimo il cambio di pelo, come nei cambi di stagione in cui il cavallo perde molto pelo. Questa striglia di ferro ci aiuta a togliere tutto il pelo in eccesso che il cavallo ha, perché lo trattiene e lo stacca il pelo morto dal cavallo. È chiaro che una striglia di ferro la utilizziamo su tutte le parti dove abbiamo un po' di carne del cavallo, perché se utilizzassimo questo tipo di striglia sulle parti vicino alle ossa del cavallo andremo molto probabilmente a fargli del male. Quindi questa viene utilizzata sul corpo del cavallo, non sulle gambe, non sulla faccia. Nel suo caso utilizzeremo in questo momento una striglia in gomma. Questo perché i suoi denti gli permettono di andare a fondo sul pelo e di portare in superficie la sporcizia che c'è sotto. Quando utilizziamo questo tipo di striglia compieremo dei movimenti circolari in modo da muovere il pelo del cavallo e portare in superficie la sporcizia. Di tanto in tanto andremo a rimuovere lo sporco che si accumula all'interno della striglia e così passiamo tutto il cavallo. Vedete che è un'azione che a loro piace. Le azioni di grooming il cavallo le fanno anche fra di loro, quindi è una cosa che a loro piace particolarmente, specie se abbiamo un buon rapporto con loro. Questo permette al cavallo di socializzare ancora di più con noi. Anche in questo caso la striglia di gomma non la passiamo nelle zone vicino alle ossa perché potrebbe essere fastidiosa per alcuni cavalli particolarmente delicati. Ok, utilizzandola abbiamo visto come è venuto in superficie, come sono venuti in superficie molta sporcizia, molta polvere. Quindi passeremo poi a una spazzola delle setole abbastanza dure che ci permette di portare via la sporcizia e il pelo morto residuo che è venuto in superficie con la striglia di gomma. Facciamo dei movimenti decisi ed energici dall'alto al basso. Vedete come poi la spazzola tenda a trattenere la sporcizia, quindi di tanto in tanto dobbiamo fare in modo che questa sporcizia venga tirata via dalla spazzola, altrimenti si ritrasferisce di nuovo sul cavallo. Quindi movimenti decisi seguendo il senso del pelo del cavallo. Vedete quanta polvere sta scendendo. Una volta completato questo tipo di lavoro, la spazzola può andare bene anche sulle gambe, che prima abbiamo visto abbiamo evitato. Passeremo a una spazzola di tipo morbido, quindi setole morbide, questo per poter lavorare sul muso del cavallo, quindi potergli pulire la parte del muso che è più delicata, quindi usando setole morbide non andremo a infastidire il cavallo. E io lo utilizzo anche per il crine, sia della criniera, quindi per togliere il grosso della sporcizia che c'è sulla criniera, specie se il cavallo sta in un box di trucciolo, avremo dei pezzi di trucciolo accumulati su coda e criniera. Se non conosciamo il cavallo, la coda ce la portiamo di lato in modo da essere sicuri di non essere calciati.
e lavoriamo stando al lato del cavallo. Una volta che abbiamo proceduto con questo tipo di lavoro, possiamo prendere il pettine per spazzolare coda e criniera. Se abbiamo visto spazzolandolo prima che coda e criniera sono un po' crespi, sono secchi o hanno dei nodi, utilizzeremo dello scioscine, del districante, oppure anche semplicemente del balsamo mescolato con acqua, in modo da poter migliorare la pettinatura, da poter sciogliere i nodi senza diventare matti. Lo spruzziamo sia sopra che sotto la criniera, deve poter penetrare a fondo sul crine, specie su un cavallo come lui che ha una criniera molto abbondante. E sulla coda la stessa cosa, spruzziamo in abbondanza, cerchiamo di dividere bene i crini e fare in modo che il prodotto si diffonda su tutto il crine. Dopodiché riprenderemo il nostro pettine e, se vogliamo preservare una bella criniera, dovremo evitare di partire dall'alto e con forza andare verso il basso, perché rischieremo di strappare vari crini. Dove troviamo i nodi rischiamo di strapparli, quindi partiamo dal basso molto delicatamente e risaliamo. Ogni volta che troviamo un nodo ci fermiamo e continuiamo con l'azione vicino al nodo, quindi dal basso risaliamo, dal basso e risaliamo. In questo modo faremo sì che la criniera si mantenga lunga, bella e sana, altrimenti rischiamo di strapparla e rovinarla. Facciamo anche il ciuffo e la coda. La riprendiamo, anche qui partiamo dal basso, qui qualche nodo c'è, quindi resto delicato finché non sento che il nodo si è sciolto. Qui abbiamo altri nodi, rimaniamo. Ok, quando sentiamo che il nodo si è sciolto risaliamo leggermente. Qui oggi ci sono molte mosche, quindi Thor è piuttosto infastidito, cercheremo di procedere un po' più velocemente. Se ci serve possiamo utilizzare un prodotto contro le mosche in modo da tenere il cavallo un po' più tranquillo. Ok. Molto bene. Una volta effettuato questo lavoro, andremo a pulire i piedi del cavallo. Quindi lo sposto un po'. Allora, prendiamo i piedi del cavallo, come abbiamo già visto nell'altro video, e andremo a pulirli dall'alto al basso e cerchiamo di tenere la forchetta del piede pulita e libera da sporcizia. Perfetto, utilizziamo sempre anche le nostre mani per sentire se il cavallo è a posto. L'erba è chiaramente una gran tentazione. Cerchiamo di sentire con le nostre mani anche se il cavallo è a posto, se non ha dei segni, se non ha delle ferite, se non può avere delle zone più calde del corpo, che allora indicherebbero un malessere, un dolore, in cui dovremo andare a capire per quale motivo. Quindi prima di sellare passo la mia mano sulla schiena, provo a sentire se è tutto a posto, sulla zona del sottopancia sento se è tutto a posto, anche sulle gambe, sento se gli zoccoli sono in temperatura. In questo modo ho un'idea generale dello stato di salute del mio cavallo ancora prima di salire. Questo è molto importante e per loro è sicuramente un momento di legame, un momento in cui creiamo comunque un legame con il nostro cavallo. Per oggi dalla rubrica Consigli rapidi questo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.